Stortini! Eccoci ritrovati in una nuovissima serie chiamata Raccontami chi sei. In questa serie ho deciso appunto di portare sul canale racconti di persone che vogliono raccontare la propria storia di vita. Se anche voi avete una storia da raccontarmi, potete farlo scrivendomi a michele@stortomanontroppo.it. Io direi di non perdere altro tempo, andiamo con il nostro primo ospite di questa puntata. Ragazzuoli, vi volevo avvisare che ho creato un canale Telegram dove pubblico tantissime offerte di Amazon. In più voglio regalare anche ad alcuni di voi durante la settimana dei buoni Amazon, così potete comprare quello che volete. Se volete cercare il gruppo lo potete trovare nella barra di ricerca di Telegram cercando offerte Stortino, oppure andando nella biografia di questo video troverete il link. Bella. Ragazzuoli, vi volevo avvisare che da oggi è possibile regalare gli abbonamenti sul mio canale. Vi basterà andare sotto nella chat, sul simbolino del dollarino trovate l'opzione regala un abbonamento. Quindi se volete regalare qualche sub a qualcuno, un vostro amico o anche a caso, da oggi lo potrete fare. Ed ecco qua ragazzi il nostro ospite. Ma buongiorno. Non ti chiamo per nome perché lascio a te poi il presentarti. Come stai? Grazie, abbastanza bene. Nonostante tutto abbastanza bene, dai, sì, diciamo tra alti e bassi, ma tutto bene, grazie. Sei pronto? Abbastanza. Vedo un po' preoccupato. emozionato. No, vai tranquillo. Sì, non l'ho mai fatto, quindi non so di cosa. È sempre però una mi prima piace volta. l'esperienza nuova. Ok, allora partiamo. Primissima domanda. Come ti chiami e quanti anni hai? Allora, io mi chiamo Nicolò, sono nato il 18 novembre del 2001 e ho quasi 21 anni. Di dove Grazie. sei? Io sono nato in un paesino in provincia di Bari, della Puglia. Di Bari, della Solo che- Puglia. Bellissima Puglia. Solo che Io sono l'unico forse ragazzo che non ama la sua terra, preferisce stare altrove e non stare qua. Poi vi Sì? spiegherò il motivo. Come Poi ce ne mai? sarà. Non mi sento a mio agio. Allora, io sono stato in Puglia, a Trani, mi sono innamorato di quella città, bella. Io abito sì vicino al mare, però non mi Non ti trovo. fai impazzire. Allora, volevo chiederti che scuola hai frequentato o che scuola appunto frequenti, se stai frequentando qualche corso. Ho frequentato ben poco la scuola, fin dall'asilo. Comunque sono diplomato in ragioneria all'Istituto Tecnico Commerciale di Ragioneria, ecco, l'Istituto Ok. Tecnico Commerciale. La mia patologia, fra virgolette, ha Adesso tra un po' voluto andiamo a essere parlare. lei in primo piano, ecco, Assolutamente. diciamo così. Ti capisco, anche ho avuto delle problematiche appunto che non mi hanno Avrei permesso. voluto, fra virgolette, continuare magari l'università, però purtroppo avevo voglia di fare cose che purtroppo appunto la mia patologia non mi ha permesso di fare, quindi adesso sono un attimo in stand-by, sono un attimo in una fase di capire cosa fare. Intanto adesso comunque devo ancora cercare di capire cosa devo fare con la mia malattia, poi si vedrà. Comunque sì, sono pian almeno piano. solo diplomato. Tanto il tempo per fare le cose lo si trova sempre, quindi puoi stare, Sì. stai tranquillo e vedrai che prima si sistemano le cose e poi tutto andrà più bene. Grazie. Ok, allora ti chiedo che passioni hai nella vita? Le auto. Io amo le auto. Oh. Io amo Macchina preferita? Sì, l'Audi A3. La nuova Audi L'Audi A3. A3. Io vado Le magari Audi comunque. per il Range Rover. Sono belle macchine anche quelle lì. Beh, E sì, le auto, la medicina, nel senso l'anatomia. ok. Sono molto legato a questo mondo della sanità, ecco, quindi Ok. mi piace leggere, studiare appunto cose. Ma ti piacerebbe anche in ambito lavorativo? Sì, È sì. un bel campo, difficile, però è una cosa bella. Ora ti chiedo, essendo che comunque stiamo parlando di questo, futuro, progetti e tutto, qual è il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto, fino a un annetto fa, era quello di trasferirmi in una città che mi ospita da 20 anni,
che è Genova, che è la mia città del Genova. cuore. Beh, Sì, il mio sogno era, e adesso piano perché piano non si può... sta. Vabbè, Ora dai. ti spiego il motivo. Ok, spiegami. Appunto, trasferirmi a Genova, lavorare appunto a Genova, però forse il sogno nel cassetto, il più grande, non è un sogno, tra virgolette, diciamo che posso realizzare da solo, però è quello di magari avere un qualcuno vicino a me che mi faccia capire che alla fine non sono solo. Ed è Ma un guarda, sogno non vivere da solo, oltre guarda, che andarmi quello... a trasferire. Ma guarda, credo che comunque tutti alla fine abbiamo sempre bisogno di una persona che comunque ci sia vicino, che sia un Mm, familiare, che sia un sì, amico, che sia esatto. qualsiasi persona. Però ricordati, non si è Sì, mai soli. Perché anche, basta anche comunque, vedi, ti faccio un esempio, adesso io e te siamo così. Cioè, alla fine ci siamo conosciuti, quindi certo, sai benissimo che comunque su me puoi sempre contare, quindi non reputarti grazie. mai Anche tu per me, solo, anche tu su di qualsiasi me. cosa me lo dici e lo sai che ci sono. Anche tu su di me, Certo, veramente. E comunque, poi guidare, avere una macchina tutta mia. E ecco. poi una Guarda, cosa ancora, forse. siamo nella stessa Sì, sì. situazione perché io in questo momento ho una mancanza di, appunto, di, non dico libertà, ma proprio una mancanza di necessità di essere più dipendente, ecco. Bravo, però Che, Miki, ti posso dire una cosa, la cosa che mi fa soffrire tanto e sto portando a far soffrire anche mia mamma ed è un sogno che ho, forse abbiamo io e mia mamma, è forse comprare o trovare una casa agibile, perché io purtroppo abito in una casa con le scale. con le scale, veramente. C'è Comune. l'ascensore, ma Ok. purtroppo ci sono due rampe di scale e quindi questo mi toglie ogni, magari, ecco, non possibilità perché alla fine Eh la no, però gente che ti aiuta di c'è, dipendenza, però di dipendenza. Qui si parla di dipendenza. Comune della tua zona non fa nulla. se non abbiamo, come dire, la possibilità economica, fra virgolette, dice che tu, anche per una ipotetica casa popolare, non posso usufruirne, ecco. E allora speriamo da che il tuo Però sogno di... purtroppo non ti nego, a parte che trovare anche una casa in affitto è difficilissimo, Ok. agibile. Comprare ci vogliono veramente tanti, 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 tanti soldi. Calcola che anch'io, appunto, nella casa dove mi trovo, abbia dovuto fare una piattaforma elevatrice d'ascensore perché sennò io ero fermo. C'era mia mamma che mi doveva Cioè, aiutare, ma ogni volta si ammazzava. no, vabbè, ma non è vita. Per noi che abbiamo 20 anni, non è vita, no, L'importante è come sempre quello che vi dico sempre, ragazzuoli, mai mollare. L'importante è che bisogna sempre aver voglia di fare e non fermarsi mai, veramente. Allora, visto che appunto abbiamo introdotto questa cosa della guida, ti chiedo appunto di raccontarci della tua condizione e di cosa si tratta. Io sono affetto da una displasia fibrosa ossea poliostotica degenerativa. Cavolo, un bel nome lungo. Tutto è iniziato da una piccola storta, sì, che ho preso il giorno del mio quarto compleanno. 4 anni, ok. 4 anni, mentre tornavo dall'asilo, tornato a casa, ho preso una banalissima storta che prendono tutti i bambini, no? E da lì si è aperto un calvario, sì, è un calvario che sta durando tuttora, che ancora è in corso, bello Ok. potente questo calvario. E niente, hanno, fra virgolette, scoperto, anche se non si notava così tanto, che l'anca destra era malformata, era Ok. diversa dal normale, ecco. Ok. E quindi hanno iniziato a fare interventi, placche, chiodi, gesso, Mamma mia. fratture, eccetera, eccetera. E questo più tempo passava e più questo accadeva Si nell'arco verificava, di ok. 2, 3, 6 mesi massimo. Ok.
E anche i medici erano sconvolti, non sapevano neanche loro cosa dovevano fare perché era una patologia abbastanza complessa nel mio caso. Ok. Mi hanno sempre detto, Nicolò, purtroppo sì, tu hai una displasia fibrosa, però è una displasia fibrosa un po' strana, un po' complessa, Diciamola sei chiara, proprio un po' stronzetta. Diciamolo tanto. chiaro, Hai detto, tanto purtroppo stronzetta. non è la classica displasia fibrosa, hai detto sei nato sfigato, perché è una displasia fibrosa complicata. Sai quello che dico sempre io? Non dico anch'io comunque nella mia condizione, alla fine io penso che se questa vita ci ha lanciato queste sfide, perché sicuro sa che ne siamo capaci di affrontarle. Sono, fra virgolette, una decina d'anni che adesso sono fisso in sedia a rotelle perché comunque questa malattia, appunto, essendo degenerativa, più tempo passa e più malforma l'osso Ok. di tutto lo scheletro. Sono di natura, sono fragili, poi si malformano, si fratturano, si lesionano e così via. Cosa che Ma c'è una possibile cura anche no. all'estero? No, è ancora no. Adesso no. Tanto è vero che il problema in questi ultimi 6 mesi, scusate se parlo magari un po' così, però c'è rabbia, emozione, un po' di casini. E da qui a 6 mesi fa, appunto, mi hanno, fra virgolette, non dico abbandonato, però purtroppo dopo quasi 21 anni di 16, 17 anni di calvario, purtroppo gli ortopedici hanno detto basta, basta così, E perché questo alla fine. facciamo. Io voglio fare appunto un appello, visto che comunque tu me l'hai detto ad inizio dell'intervista, quando ci siamo sentiti prima. Appunto mi ha detto, chi lo sa se magari qualcuno che guarderà questo video magari possa in qualche modo aiutarmi, che sia appunto aiutarti nel curare o comunque anche nel farti, diciamo, sentire un po' di sollievo. O meglio, non si sa mai. Quindi io spero, ragazzi, io spero comunque che con quello che faccio possa anche aiutare qualcuno. Quindi io in caso vi Grazie. lascio la mia email che è michele@stortomannontroppo.it. In caso appunto magari conoscete qualcuno, chi magari guarda un video che sa di questa malattia, che possa aiutare magari Nico, ovviamente se magari riesce a scriverci sarebbe veramente una cosa Grazie. bellissima. Grazie mille. Ultima cosa, poi passiamo avanti. Quello che mi ha fatto un po' più tirare giù, ho accettato la mia condizione di disabilità, fra virgolette, fino a 2 anni fa, però purtroppo essendo una malattia degenerativa adesso ha preso l'arto sinistro. Quindi Ok. anche l'arto sinistro mi porta a dolori, malformazioni, rischio di fratture, E quindi tu eccetera, eccetera, giustamente eccetera. dici se. E quindi il non poter spingermi da solo in carrozzina, quando fino a 2 anni fa mi spingevo con tutto me stesso nelle salite che erano veramente ripide così, e sentirmi indipendente nonostante la sedia a rotelle, e adesso aver bisogno di qualcuno che mi spinge anche nelle salite mi fa male, mi So, fa tanto, tanto male. so cosa puoi. Lo Stessa so. cosa per la macchina, non potendo usare le gambe, devo usare per forza le mani e le braccia. Però se un braccio non mi dà la certezza di riuscirci, dico cavolo, perché? Non solo le gambe, adesso mi precludi anche il braccio. E allora ce l'hai proprio con me. Che sia il destino, che sia la vita, che sia Certo. qualunque cosa, sono Qualunque cosa, arrabbiato. non sappiamo per quale motivo. Però mi fa rabbia. Nico, come ti ho Io ho sempre sempre detto, so. lottato. E devi continuare a farlo, capito? No, Va non devi bene. dire di no. Devi continuare a farlo. Mai mollare, ricordatelo sempre. Devi sempre continuare a lottare. Questa vita è fatta così, è una sfida. E non devi Mm, mollare, capito? Anch'io ti grazie. dico, guarda, ti dico un po' la mia situazione. Non so appunto, io ho accennato un pochettino nei miei video, però non ho specificato bene. Anche io in quest'ultimo periodo sto sentendo la necessità di essere più autonomo, ok? E sto soffrendo di tante ansie
ok? Dovuta appunto alla mia autonomia. Mi sto rendendo conto che quando ero giovane ero un po' più spensierato, facevo un po' il pazzo, eccetera, però mi sto rendendo conto che adesso come adesso, crescendo, ok, inizio a sentire delle necessità. È per quello che ti dico, ti capisco. E la cosa che ti Grazie. dico è, non devi mollare. Non devi mollare e fidati, aggrappati a tutte le cose che ti fanno star bene, alle persone che ti fanno star bene, che saranno la forza per superare tutto. Grazie. Fidati, Ce la metterò fidati dello tutta. scartino, bravissimo. Voglio chiederti appunto chi è la persona su cui hai sempre potuto contare e perché, Sono molteplici. ok? Oddio, non tantissime perché alla fine non tantissime. Ovviamente in primis la mia vita. La mia vita intendo mia mamma, Anna Maria. Certo. La mamma e la La mia mamma. mamma è Anna Maria. Sì. Anche io, anche la mia mamma si chiama Maria, pensa a te. Ah sì? Ah, bene. Esatto, sì. Principalmente devo tutto a lei, è stata lei la mia colonna portante tuttora. Tutto il resto, però se proprio tu mi dici una persona, è ovviamente mia mamma, Certo. che ha pianto, ha sofferto, ha sperato insieme a me. Per me e tuttora sta male perché si sente poverina e si sente impotente. Impotente, ti capisco. Però sì, mia mamma, il resto sì, è vero, ci sono stati, cioè ovviamente sì, tutta la mia famiglia, mia sorella, mio cognato, i miei zii, Certo. c'è, Però la mamma è proprio il sì, piedistallo sì, di tutto. quello che ha fatto lei, Non lo farebbe nessuno. nessuno. No. Giusto. Dicevo a Michele, anche avere un cagnolino mi farebbe tanto, tanto, tanto piacere, un Un bel amichetto cagnolino. Che razza ti piacerebbe? con la media, Ok, piccolino, come tipo Olaf. il Cavalier King, tipo quelli lì. Se prendi uno come Olaf ti rompe le palline dalla mattina alla sera, però ti tiene Meno sempre male. impegnato. Sono Allora felicissimo. diciamola a questa mamma di comprarti un bel cane, dai. Ma più che altro, sai cos'è? Io gli dico alla fine magari la traversina per non scenderlo sempre, no? Per Sì, per quello. portarlo giù. Perché lei, Anch'io ci ho messo un mia po' di mamma fiducia. è turnista, quindi spesso e volentieri non è in casa. Ok. Il cagnolino uscirebbe ben poco e abbiamo paura che magari potrebbe soffrire molto. Hai Sì. la passione per i videogiochi? Sì, Sì? per i simulatori di guida. Oh, Gran Turismo? Gran Turismo, Eurotrack, Ah, Forza bello. Horizon. Bello, Ho bello, giocato bello. a FIFA fino a qualche anno fa, poi ho imbellinato la PlayStation giù dal Guarda, terzo piano. bravo, io ho rotto 70 joystick, quindi siamo lì. Faccio tante partite insieme a mio cugino Damiano. Damiano Allora salutiamo che Damiano. è un grande, lui è fortissimo a FIFA. Anche lui ha spaccato 5-6 joystick, non lo so, però lui imperterrito ogni anno compra Lo il compra. FIFA e ci Guarda, gioca. uguale. Ora ti chiedo, qual è stato il momento più bello della tua vita? Hai toccato un bel Un tastino. Un tastino. un bel punto, perché forse quando mi sono fidanzato in ospedale. Ti sei fidanzato in ospedale? Ma l'hai conosciuta lì? Sì, È una cosa bellissima. sì, forse quando ho dato il mio primo bacio alla mia ex, nonché mia migliore amica tuttora. Sì. Grande, grandissimo. E beh, il primo bacio è il primo bacio, ragazzi, non si scorda mai. No, oppure magari quando per la prima volta ho portato una macchina. Diciamo così. E beh, è sempre una cosa bellissima. Ma Sì, io mi immagino, ma vi immaginate lo stortino che guida? Ragazzi, ma io spettacolo. alla GTA, raga. Bellissimo. Pericolo Ma in vista. scusa, io ho la testimonianza di dire che io ti seguo quando hai portato la grande punto. Hai visto la grande punta? Diciamo che c'era solo qualcuno che la spingeva, però. Vabbè, Dice, aumma.
Aumma umma, bravo. Aumma umma, aumma umma. Guarda che Grande. saresti uno spettacolo in macchina. Io faccio il tifo per te. Io voglio che tu E anche- cioè, perché un modo ci può, Allora, ragazzo. facciamo Scusate il termine. Facciamo questo patto. Facciamo questo Sì. patto, Nico. Tutti e due prenderemo la patente e poi andremo in pista e ci sfideremo. Scusami se ti dico questa cosa, io sono molto disordinato nei discorsi. Un mio sogno, sai qual è? Eh? È incontrarti, abbracciarti e offrirti un caffè. Ma o quello, qualche guarda, sera. organizziamo Questo è uno dei miei assolutamente. sogni più grandi. Quello, guarda, allora è un sogno che puoi dire già che è realizzato, perché adesso appena trovo il modo ci organizziamo e ci incontriamo sicuramente. Volentieri, Volentierissimo. volentieri. Volentierissimo. Sarebbe una gioia. Veramente bello. Volentierissimo. Allora, Nico, io voglio chiudere così con te. Allora, innanzitutto voglio complimentarmi perché comunque sei un ragazzo veramente favoloso, sei stato simpaticissimo, gentilissimo. E ti Grazie. chiedo di lanciare un messaggio a tutti. Quello che vuoi. Lancia un messaggio, quello che vuoi. A tutti, io do un consiglio. Nonostante tutto, la vita purtroppo o per fortuna è una sola, ragazzi. È una sola. Esatto. Dire che c'è chi sta peggio è una cosa che io non sopporto quando mi dicono c'è chi sta peggio. Non è così. Perché ogni nostro male per noi è la cosa più grande che ci sia. È vero, c'è chi sta peggio, non lo metto in dubbio. Però solo chi la vive la malattia, che possa essere una piccola malattia, una grande malattia, una malattia terminale, è grande e fa soffrire. Vivetevi ogni giorno della vostra vita come se fosse l'ultimo. Se avete voglia di qualcosa, compratevela. Se avete, ovviamente nei limiti, non è che dico che vi dovete esagerare. Se avete voglia di dire un ti voglio bene, un ti amo a qualcuno, fatelo, non aspettate. Esatto. Ditelo. Non dovete mai avere rammarici. E combattete nonostante tutto, perché se non si è soli specialmente e se si vuole qualcosa, la si acquisisce. Giustissimo. Vivete Bellissimo ogni messaggio. giorno come fosse l'ultimo. Bravissimo. E ragazzi, direi che per questo video si può concludere qui. Se avete anche voi una storia da raccontare, scrivetemi a michele@startomanontrappo.it. Cosa dire? Grazie mille, Nico. Possiamo dire che tu Grazie. sei comunque il primissimo della mia serie, che hai aperto proprio Grazie. questa serie. E sono veramente felicissimo Grazie che sei stato mille. tu il primo. Ti voglio tanto bene, Veramente. ti abbraccio Anche con io, affetto e a presto. A presto, Nico. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, grazie a tutti.